Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche evolutive del karma per i prossimi 3 mesi. C'è come una sorta di indecisione, eh? Wow, il giudizio, ragazzi. Periodo di presa di consapevolezza. Per una stesa karmica direi che è la carta ideale. È la carta del risveglio spirituale, è la carta della chiamata. Per qualcuno si tratta proprio della chiamata al servizio come scopo di vita e per qualcun altro è come può fare riferimento a una chiamata di tipo fisico o una chiamata del tipo mi sono ripreso, mi sono svegliato dal torpore, dal sonno profondo in cui sono stato fino ad adesso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque, aprite la tendina della descrizione, io tutte le informazioni e le novità le inserisco sempre lì, poi per eventuali informazioni mi potete contattare via mail. Bene, la lettura ha una durata di 3 mesi da quando viene ascoltata, però per chi avesse seguito anche le pregresse, vi dico che la sto registrando a fine settembre 2024, quindi magari per qualcuno ne ho già registrate 3. Ho iniziato a gennaio, una a aprile mi sembra, una a giugno-luglio più o meno e l'altra adesso, più o meno ce n'è una ogni 3 mesi. Se volete potete cercare nella playlist delle letture atemporali, lì ci sono tutte in elenco divise per segno zodiacale. Allora, partiamo con il Sole, un 8 di bastoni, Cavaliere di bastoni, Re di bastoni, Cinque di denari, Asso di coppe e temperanza. Allora, qualcuno questo risveglio potrebbe già averlo vissuto, qualcun altro potrebbe essere vicino al risveglio di cui ci parla il giudizio e qualcuno lo potrebbe vivere in questo periodo. Cioè, io in realtà ho la sensazione che questa carta sia un po' il detonatore di tutta la lettura, perché poi alla fine arriviamo alla temperanza che mi parla di equilibrio, mi parla di guarigione, mi parla come di un percorso in armonia. E qui partiamo con il sole. Ho la sensazione, soprattutto se per voi ha a che vedere con lo scopo di vita, che sarà proprio quello che andrete a elaborare nel prossimo periodo. Partiamo dal sole, che di norma rappresenta un po' la nostra essenza, il nostro reale sé, il nostro bambino interiore anche per qualcuno. Abbiamo un 10 di spade e una regina di denari. È come se fosse cambiata una situazione e vi ritroverete a dover agire e anche parecchio tempestivamente in alcuni casi in questi 3 mesi. Andiamo a vedere l'otto di bastoni, 6 di bastoni, 4 di spade, 2 di coppe.
Voglio andare a vedere anche il cavaliere di bastoni. Ehm, L'energia che sento per la maggiore è un qualche cosa che riguarda voi stessi, la vostra acquisizione di potere personale, piuttosto che la ricerca del vostro scopo di vita, ma per qualcuno, siccome è uscito un 2 di coppe, può anche avere a che fare con una relazione specifica. Non ho ancora capito se è solo romantica o può essere qualche altro tipo di relazione. Lo vediamo via via. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Allora, 3 di bastoni. È come se doveste imparare ad andare avanti con le vostre gambe, perché qui il sole mi rappresenta un bambino e poi abbiamo come una sorta di evoluzione dal cavaliere al re. E qui di nuovo anche un'imperatrice, come se avesse bisogno di acquisire potere personale, di capire che cosa potete creare, che cosa volete creare, che regno. Perché voglia di fare con questo sole ne sento tanta. Probabilmente qualcuno ha già qualche tipo di progetto in atto, oppure potrebbe essere, come vi dicevo prima, un qualche cosa che arriva in questo periodo. Ehm, Qui sento che avete bisogno di trovare un equilibrio nel vostro modo di comunicarvi, di esporvi, di darvi alla gente, ehm, perché probabilmente diciamo che avete anche la temperanza e il 4 di spade. Potreste avvertire dei momenti di stanchezza in questo periodo e quindi potrebbe venirvi bene imparare a delegare anche delle cose per non stancarvi troppo. È come se doveste trovare un equilibrio interno, perché di cose da fare o di progetti, di idee ce ne sono tanti, ma qui il punto è proprio cosa posso fare io, cosa posso delegare, che cosa è meglio invece far gestire da un professionale. Andiamo a vedere il re di bastoni. Wow, re di coppe e re di bastoni. È come se, allora, tutti questi bastoni uno di fila all'altro, sento che c'è molto movimento, molto fuoco, molta energia, molto dinamismo. E il re di coppe mi dice che avreste bisogno un attimino di sedervi e di diventare osservatori, perché qui, cioè, ma soprattutto perché si parte con questo sole, che è una carta di azione, di energia yang, di movimento, di faccio, 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 faccio. Effettivamente c'è un po' questo ritmo e qui probabilmente c'è bisogno di rallentare un po' e vediamo subito il 5 di denari perché ho come la sensazione che vi mette in guardia dal fatto che potreste essere poi scarichi a livello di risorse proprie, risorse energetiche. Magari per qualcuno è anche una questione di denaro, il faccio, 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 investo, investo, investo. Voglio crescere come azienda, voglio crescere come persona, voglio crescere come insegnante nella mia istruzione, quello che è, e poi ci potrebbe essere come questo vuoto, andiamo a vederlo, il 5 di denari. 3 di pentacoli. Guardate ragazzi, qui avete un 2 di coppe, se fosse una questione lavorativa potrebbe anche essere una nuova collaborazione. Abbiamo 3 di pentacoli, amanti e ruota della fortuna. Non lo so, ho come l'idea, la sfida effettivamente qua, vedendo questi due re, sento un po' come se ci fosse una sorta di perché anche qui abbiamo un 2 di coppe, se fosse una questione lavorativa, gli amanti, però gli amanti è per spiegare un 5 di denari, che è una carta di delusione, quindi è un po' come se ci fosse una sorta di sfida tra due energie. La sento anche un po' così, fatemelo poi sapere nei commenti. Andiamo a vedere l'asso di coppe, 4 di coppe,
e abbiamo un cavaliere di coppe. Andiamo a vedere la temperanza. È caduta una carta, adesso la recupero. Abbiamo un re di denari e una regina di bastoni. Tanti re e regine, devo dire, imperatrice, qui abbiamo la regina di denari, tante figure. Può essere anche una situazione di gruppo, per qualcuno, ragazzi. Ehm, io ho l'idea che o vi ritroverete in qualche modo a dover gestire un gruppo e quindi una parte potreste delegarla, un'altra parte potreste appoggiarvi a qualcuno che ne sa più di voi, però come l'idea che ci siano due energie in questo periodo, una delle due potrebbe deludere l'altra, però qui ho come la sensazione che si riparte per un nuovo equilibrio, semplicemente. Datemi una carta per la ruota della fortuna. 7 di coppe. Sì, io non sento che cambi qualche, cioè è come se fosse un intoppo di percorso, un incidente di percorso. Ora, perché vi dico questo? Perché comunque abbiamo la ruota della fortuna al contrario. È come se qui vedesse un certo obiettivo, arrivasse una certa idea, presa di consapevolezza, che vi fa come partire in quarta per un qualche cosa, e poi qui è come se ci fosse una sorta di battuta d'arresto per poi ripartire. Ora, può essere a livello del vostro entusiasmo, vi dico, sento che è come se ci fosse anche un po' il bisogno di calmare le acque, perché c'è tanta dinamicità, perlomeno all'inizio del periodo. Però è come se una volta che siete, diciamo, a metà percorso, che vi rendiate conto o che l'altra persona non era quello che voi vi aspettavate, o che il percorso in sé forse si può migliorare. E da lì questo nuovo inizio, questa nuova proposta. Guardate, vedendola così, però è una lettura karmica, quindi non mi va di dare troppe, diciamo, troppi risvolti pratici, quindi sul lavoro piuttosto che sulle relazioni. Però vi dirò che questo gruppo di carte può anche far pensare a, cioè, una relazione che comunque ha un certo sviluppo fino ad un certo momento e poi qui sento come se potesse entrare un'altra persona all'interno di questa relazione, quindi a un certo punto essere in tre. Però è come se qua poi si aggiustasse il tiro e si ripartisse. Vi dico che l'asso di coppe fa riferimento a quello che è un'apertura del cuore, a una nuova idea, un nuovo inizio affettivo, una nuova relazione. Molti non la vedono arrivare. Potrebbe anche essere una presa di consapevolezza su una relazione con un vostro amico o amica che avete che poi in questi 3 mesi potrebbe trasformarsi in qualche cosa di più. Ma ho come l'idea che vogliate, diciamo, guidare un po' troppo voi la situazione. Tenete presente che se siete in due ci sono anche i tempi dell'altro o dell'altra, appunto. Mm. Tutto sommato, vedo che è un periodo dove lavorerete il vostro fare, il vostro agire. ehm, sì, sento tanta passione, tanta energia. Anche divertimento per qualcuno. Comunque è come se fosse un periodo molto dinamico dove potrebbero arrivare delle idee, c'è questa battuta di arresto, c'è questa potrebbe essere una delusione per qualcuno, potrebbe essere un attimo un brusco risveglio anche, per poi ripartire però molto serenamente, molto tranquillamente con questo asso di coppe per una nuova proposta che con il Cavaliere di Coppe pare essere una di quelle abbastanza serie, piuttosto serie, ok?
Va bene, ragazzi. Andiamo a vedere un koan. E poi ho un mantra per l'amor proprio, per sviluppare l'amor proprio. Un koan per gli amici del Sagittario, per piacere, grazie. Ok. L'eroe senza paura è un bambino colmo d'amore. La paura è quella che è creata dall'ego ed è quella che blocca. E qui con la carta del sole mi risuona molto questo bambino colmo d'amore e qui rivediamo l'amore. Certe volte la paura ci blocca. Quello che faccio io è chiedermi: se io non avessi paura, che scelta farei? Che decisione prenderei? Giusto per capire quanto mi blocca la paura. Poi da lì uno vede. Andiamo a vedere ancora uno. Ok, grazie. Coraggio. Sono coraggioso. Carta numero 6. Sì, potrebbe essere rappresentata tipo la forza. Qui avete tanti bastoni che vengono proprio rappresentati anche con il leone. È come se per uscire da questo momento un po' così del 5 di Pentacoli vi bastasse pensare a delle alternative. Probabilmente ce n'è qualcuna che non vedete, eh? Bene, ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere se ci sono stati degli spunti di riflessione interessanti. Tenete presente che si finisce con la temperanza, quindi con l'armonia. È anche una carta di pazienza, ma è una carta principalmente di armonia e di guarigione. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei titoli dei video, dei temi che vado via via trattando. Scusate, sono bollita, sono alla fine della giornata. Va bene ragazzi, spero di avervi aiutato in qualche modo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!